Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti a questo appuntamento domenicale, così d'amblè mi è venuta un po' spontanea questa cosa perché credo di aver riflettuto abbastanza su Mercurio retrogrado e quindi volevo condividere con voi, diciamo, i prossimi 12 giorni circa di previsioni. Volevo condividere con voi per i prossimi 12 giorni circa le previsioni riguardo a questo Mercurio retrogrado e tra l'altro approfittare per rispondere ad un po' di domande che mi avete fatto sparse sui social. Per chi non lo sapesse, Mercurio, il pianeta della parola, delle comunicazioni, delle notizie, degli spostamenti, ma ovviamente del pensiero, della mente, quindi anche dei punti di vista, non solo delle comunicazioni, dei chiarimenti, ma anche proprio del vedere le cose in maniera diversa, è retrogrado. È retrogrado dal 24 agosto e lo sarà fino al 15 settembre. La retrogradazione ne abbiamo già parlato diffusamente negli oroscopi, credo. È un moto apparente, retrogrado, è un moto apparente, però funziona, nel senso che effettivamente l'energia mercuriale, quindi i nostri pensieri, le nostre comunicazioni, in questi periodi di non tempo sono un po' più rivolte al passato e sono un po' più confuse, quindi il pensiero tecnicamente è un po' meno lucido, proprio perché non è, diciamo che non siamo predisposti a guardare al futuro, quindi a prendere delle decisioni, ma siamo più predisposti a riguardare, a rivalutare situazioni passate. Quindi chi va contro questa inclinazione, chi cerca di fare qualcosa che al momento non è consigliato, quindi chi cerca di andare contro questo tipo di energia e ha le fregole, lo facciamo spesso, no? Ha urgenza, ha voglia di decidere, di prendere decisioni, di fare, di tagliare la testa al toro, a volte capita che si penta. Allora, nessun Mercurio è uguale all'altro, ce ne sono stati di apocalittici, ovviamente è ironico, io spesso uso dei toni ironici, spero che non mi si fraintenda. L'anno scorso, per esempio, il Mercurio, se non erro, in bilancio opposto a Giove di settembre-ottobre dell'anno scorso creò una serie di misunderstanding, proprio sviste, sfighe, decisioni sfortunate, tipiche proprio dell'opposizione di Giove. Quindi non tutti i Mercurio hanno la stessa pesantezza, questo va detto, perché in rete, insomma, tra il serio e il faceto vedo anche come dire, una preoccupazione eccessiva, ok? Sembra che veramente il mondo si fermi, quando è il caso di darci per morti. È il caso di fingerci morti, ne abbiamo parlato. A volte possiamo stare un po' più rilassati e mi sembra, non vorrei parlare troppo presto perché appunto siamo nel tempo di Mercurio retrogrado e quindi non bisognerebbe dare sentenze o prendere decisioni, però mi sembra che questo Mercurio sia leggermente più utile, stimolante degli altri, che sono un vero proprio gli altri, non di tutti, ripeto, che sono stati magari una vera sospensione del tempo, un camminare sulle uova, un prendere sviste. Allora, fermo restando che con Mercurio retrogrado esordi importanti, decisioni importanti, aperture di attività, di negozi, di situazioni, dichiarazioni, sentenze, non andrebbero presi, appunto perché non siamo ancora pronti, non le abbiamo ancora viste tutte, non abbiamo ancora processato bene le situazioni e quindi, se possibile, bisognerebbe attendere il 15 o il 16, meglio ancora settembre. Per chi ha preso le sue decisioni nel frattempo, prima di questo video, per chi non avesse visto i post che ho messo su Instagram, su Facebook e anche qui, quello che è fatto, nel senso che le cose vanno anche come dovevano andare e che i messaggi dell'universo ci arrivano anche quando siamo pronti a recepirli o è il momento di recepirli. Quindi accettiamo, rilassiamoci, no? E accettiamo le cose anche come vanno. Quando abbiamo invece gli strumenti per intervenire, usiamoli. Allora,
grandissime decisioni non andrebbero prese. Ma questo Mercurio perché è differente? Non ha l'opposizione di Giove questa volta, ma ha un trigono. Giove è la lucidità, le sviste, cioè le opportunità fortunate, le occasioni fortunate o le grandi sviste, le grandi cantonate, perché indica proprio la lucidità se a favore e la mancanza quasi totale di lucidità e buonsenso quando è opposto o comunque sfavorevole, quindi inquadratura. Questa volta c'è il trigono di Giove rispetto al Mercurio retrogrado dell'anno scorso che fu molto più fuorviante. C'è l'opposizione di Saturno, il tempo, e in alcuni momenti della progressione, no, della retrogradazione, quindi all'inizio, intorno al 24 agosto e poi verso il 10-15 settembre ci sarà anche l'opposizione a Nettuno. L'opposizione a Nettuno può essere un po' più confondente, può ricordare vagamente quella di Giove. Come quella di Giove, l'opposizione Nettuno in Pesci, Mercurio in Vergine può portare confusione, sentire un po' troppo le campane esterne e dimenticare la propria autorità interiore, quindi non decidere con la propria testa, però c'è sempre il trigono di Giove, quindi la sfiga, la lucidità non dovrebbero mai mancare. Voi cercate di ascoltare sempre la voce interiore, fare molti respiri profondi, perché le voci esterne, le sirene come quelle di Ulisse, si annidano, si agganciano al nostro mentale, quindi è più soggetto a farsi influenzare dagli altri chi paradossalmente riflette molto. Okay? Chi è molto centrato, molto connesso alla propria voce interiore, ha una sorta di lucido distacco da quello che accade all'esterno, quindi sì, vede quello che succede, vede che gli arrivano dei consigli, persone che vogliono mettere bocca, persone che vogliono spingerlo a fare delle cose, ma rimane centrato, no? Cioè rimane fedele al proprio sentire, e siamo tutti d'accordo, è molto meglio sbagliare eventualmente con la propria testa che con la testa degli altri, per il semplice motivo che, ci sarete passati tutti, quando sbagliamo con la nostra testa sembriamo più inclini a imparare a recepire la lezione, quindi si impara. Quando si sbaglia con la testa degli altri non si impara niente, perché il messaggio è soltanto quello di recuperare la nostra autorità. Noi non abbiamo quei processi cognitivi per cui abbiamo sbagliato, ok? Noi avremmo sbagliato in un altro modo, magari avremmo azzeccato, e aumenta tanto la frustrazione, quindi poi si va anche nell'accusa della persona che ci ha fatto sbagliare, quando abbiamo la forza di esprimerla. A volte rimane nella nostra pancia, nelle nostre interiora quella rabbia, e quindi la somatizziamo, oltre al danno la beffa, somatizziamo nella nostra energia, nel nostro corpo, nel nostro benessere anche la frustrazione per qualcosa che magari noi non avremmo fatto, ma che ci siamo, lasciati condurre a fare, perché la voce, l'energia, l'insistenza di quell'altra persona erano più forti della nostra, no? Si sa che chi è insistente è molto, molto prepotente, cioè pressa molto, e quindi non è centrato. Quindi riavvolgiamo il nastro: se dovete sbagliare, sbagliate con la vostra testa. Questo vale per tutti i Mercurio, diretti, retrogradi, no? Qualsiasi situazione. Quindi questo mi raccomando, perché quando sbagliamo con la nostra testa qualcosa a casa portiamo, il risultato a casa lo portiamo, perché non si perde mai, o si vince o si impara. La sfiga è quando non impariamo, perché abbiamo delegato a qualcun altro le nostre decisioni. E questo poi comunque è un altro discorso eventualmente, ma subentra la crescita personale e non l'astrologia. L'opposizione di Saturno invece che ha questo Mercurio è molto interessante. È molto interessante perché, al di là delle decisioni da prendere, dei cambiamenti favorevoli, insomma, al di là del lato previsionale, quello che sta accadendo e che potrebbe continuare ad accadere, no? Fino al 15-16 di settembre, è il ripetersi per abitudine,
così proprio per coazione a ripetere, tanto cara all'essere umano, di dinamiche. Cambiano i volti, cambiano i luoghi dove si svolgono le circostanze, gli avvenimenti, i chiarimenti, ma si ripropone qualcosa che avete già vissuto. Cosa significa? Visto il trigono di Giove, che questa volta siamo pronti a vedere la dinamica disfunzionale di cui noi siamo autori e che probabilmente viene anzi gli attori principali e ovviamente gli autori, perché accade nella nostra realtà, che probabilmente viene dall'infanzia e da dinamiche disfunzionali che abbiamo attuato con i nostri genitori. Chi è pronto, data l'opposizione con Saturno, proprio quindi il tempo, la maturità e i genitori, chi è pronto le vede, quindi usa il trigono di Giove, usa anche il trigono di Urano che ci dà la capacità di cogliere un'opportunità e di usarla a nostro vantaggio, perché è sempre un trigono, quello di Urano. Chi è pronto le vede e se ne discosta. L'ideale sarebbe essere chiari, no? Cioè comunicarle con chiarezza, non solo quindi comprenderle, perché spesso noi le cose le comprendiamo, riusciamo a cogliere la dinamica disfunzionale, ma non sempre riusciamo a bloccarla. Magari facciamo finta di niente oppure la evitiamo, diamo delle non risposte. Ovviamente le non risposte sono già delle risposte, però a volte per il nostro karma, se alcune situazioni continuano a ripetersi, è bene essere chiari. Questo comporta un vero e proprio salto quantico, ok? Cioè avere l'autorità di capire che quella cosa va interrotta e farlo, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, fa sì che la nostra energia abbia una vera e propria trasformazione, ok? Aumenti di centratura, aumenti di equilibrio, aumenti di forza e ovviamente ci saranno dei riflessi nella nostra realtà. Questo però non vi affannate a farlo se non siete pronti, perché Saturno opposto indica anche questo. Saturno, oltre ad essere il tempo, è anche la maturità, quindi l'autorità. Siete realmente pronti, cioè sapete veramente avete chiaramente individuato qual è la dinamica e siete pronti a intervenire? Cioè, se state brancolando nel buio, quindi siete a metà del processo, magari ci vuole qualche altro transito di Mercurio retrogrado, oppure insomma no, un altro passaggio di Giove, chi può dirlo, ogni tema natale a sé. Se non vi sentite pronti, allora il silenzio e il passo indietro, quindi la non scelta, la non decisione, il non aderire a qualcosa sono già tanto, e poi vi pronuncerete quando il vostro pensiero sarà chiaro. Quindi fate in modo che la vostra parola, Mercurio, sia in linea con la vostra interiorità e con il vostro pensiero. Se siete pronti invece potete fare un grandissimo salto quantico e affermare con la vostra autorità quello che volete e quello che non volete. Ricordiamoci sempre che patti chiari e amicizia lunga. Quindi ricordiamoci sempre che siamo in un tempo un po' sospeso fino al 16 settembre, se proprio devo mantenermi larga e andare con sicurezza. Ponderiamo bene quello che stiamo facendo. Questi sono i momenti in cui comunque, nonostante il trigono di Giove, è vietato, tra virgolette, sarebbe vietato, no? È sconsigliato essere impulsivi e non essere presenti. In realtà dovremmo essere sempre molto presenti e la nostra mente dovrebbe essere dove sono la nostra penna quando si firma, dove la nostra mente dovrebbe essere presente alla nostra bocca, contemporaneamente a dov'è la nostra bocca e la nostra lingua, quindi cosa stiamo dicendo e se lo stiamo dicendo in maniera chiara, perché è pieno di persone che ma non l'avevo capito, ma avevo bevuto, non mi ricordo, ma io ho detto questo, no, sei tu che mi hai detto quello, no? Se fossimo presenti, se fossimo abituati alla presenza, perché non è una cosa che si conquista purtroppo con un giorno, visto che il mondo esterno fa di tutto per farci perdere la presenza
la presenza interiore, anzi ci portano a fare mille cose contemporaneamente, quindi a disperdere questa presenza. Siate sempre presenti, è vietato di questi tempi non esserlo, è sconsigliato fondamentalmente, però questo è un Mercurio che consente di fare dei passi avanti, cioè di progredire in qualche modo, anche se magari poi possiamo, se possibile, verbalizziamolo, cioè mettiamo le firme, proclamiamo le nostre decisioni magari dopo il 16. Però chi non può stia sereno che questa volta il danno è minimo. Infatti adesso andremo a rispondere a tutte le domande che mi avete fatto sui social, posso fare questo, vediamo di trovare una chiave, insomma, perché poi non c'è una regola proprio fissa generale per tutti, e ognuno è fatto a modo proprio, con il suo tema natale, con il suo cammino e con la propria energia. Ne approfitto per rispondere a un paio di domande che mi sono state fatte, se è vero che ci sono dei tempi sospesi prima e dopo Mercurio retrogrado, per cui effettivamente si risente già della retrogradazione. Mi avete scritto in diversi, se non sbaglio su Instagram, perché lo avete letto da altri astrologi. Quest'anno io l'avevo già notato. Solitamente cerco di comunicarvi quello che veramente riesco a toccare con mano, quindi motivo per cui a volte non tocco degli argomenti che vengono trattati no, in rete, che insomma, vabbè, poi ovviamente risente anche delle mode, anche l'astrologia ha dei periodi, delle mode, dei filoni che a volte vanno, a volte non vanno, però questa volta l'ho proprio notato, l'avevo già notato prima, questa volta ovviamente parlo della fase precedente a Mercurio retrogrado, io l'ho sentita una settimana prima, c'è stato proprio una sorta di step, di sospensione proprio delle comunicazioni. So che ovviamente me lo scriverete in rete, no? Gli appassionati mi scrivono che c'è un cielo completamente retrogrado, c'è Saturno che è retrogrado, ragazzi, oltre che Nettuno, oltre che Urano. Lo so bene che ci sono dei pianeti retrogradi, ma ho sentito nettamente, perché sono proprio abituata a sintonizzarmi sull'energia specifica del pianeta. Provo a farlo, no? Come si fa quando vai in palestra e fai i pesi, che devi isolare il muscolo. Ho imparato a cercare di connettermi, ovviamente non sono perfetta, cioè ovviamente non penso di riuscire a farlo, poi me lo dite voi, insomma, se trovate riscontro. Cerco di sintonizzarmi sul tipo di energia, perché ogni pianeta ha proprio una simbologia, una consistenza energetica diversa, e questa volta mi è sembrato veramente di sentirlo, ma con stupore ho constatato di aver percepito l'avvicinarsi del moto retrogrado di Mercurio da circa una settimana prima, quindi come dire, sono andata ho camminato un po' sulle uova anch'io, per evitare di prendere decisioni. Ovviamente faccio sempre dei piccoli tentativi, faccio dei piccoli ordini, faccio delle piccole cose, faccio dei test, e questo Mercurio mi sembra diverso dagli altri, mi sembra più scorrevole nonostante la retrogradazione del cielo, cioè laddove siamo pronti, negli ambiti e nei settori nei quali abbiamo maturato rispetto alle altre retrogradazioni, abbiamo maturato un gradino in più di consapevolezza, mi sembra che le cose vadano diversamente. Per chi me lo chiederà, l'ultimo Mercurio retrogrado c'è stato dal 21 aprile, vado a memoria, al 15 maggio, è stato nel segno del Toro, se non erro si è congiunto a Urano, ha portato degli switch, dei cambiamenti che non abbiamo magari recepito in quel momento e che sono stati evidenti quando c'è stato poi l'ingresso di Giove in Toro intorno al 20 maggio, al 15-16 maggio, se non sbaglio. Mercurio è tornato diretto il 15 e Giove è entrato nel Toro il 16 maggio e ha iniziato a
manifestare, ad ampliare, proprio a mettere un riflettore sulle cose che Mercurio retrogrado congiunto ad Urano aveva portato e aveva switchato. E per molti di noi fare orecchie da mercante probabilmente non è stato possibile perché Giove in Toro sta manifestando in maniera palese, proprio nella materia, come vuole la sua natura taurina e quindi concreta, segno di terra, sta manifestando la necessità di intervenire, i bisogni, proprio le necessità, le incoerenze, le crepe, no? Delle nostre disattenzioni mercuriali del pensiero, e ce le sta facendo vedere tutte. Ed è chiaro che in questo modo si sta rivelando un po' scomodo, ma molto più utile di altri Giove che magari parlano per emozioni. Per esempio Giove in Ariete, questa è una piccola digressione, però siccome me lo chiedete, me l'avete chiesto, Giove in Ariete ha creato molto malcontento, tanta rabbia, voglia di cambiare, non sapevamo dove sbattere la testa, tanti mi hanno scritto, a me ha portato solo sfaceli, perché magari un Giove di fuoco porta sull'emozione, porta sulla spinta, ma magari non tutti abbiamo fatto un lavoro di consapevolezza, o non tutti ci siamo presi la guida, il coach che ci aiuti a vedere quello che noi non vediamo, perché si sa che quattro occhi sono meglio di due, e quindi non c'era la manifestazione reale e non sapevamo dove sbattere la testa. Invece con un Giove in Toro congiunto a Urano, anche in tempi abbastanza rapidi, soprattutto quando è stato quadrato a Marte e Leone, si è manifestato tutto quello che avremmo dovuto fare da tempo, che avevamo lasciato in sospeso. Alcune volte lo sapevamo, altre no, e c'era l'urgenza, a causa di Urano che implica proprio questo, l'urgenza di correre ai ripari delle nostre sviste. Quindi questo Giove in Toro può essere stato scomodo, ma voi vedrete che è molto molto utile proprio in termini di cambiamenti e di qualità della vita. Vediamo allora di rispondere alle domande che mi avete fatto su Mercurio retrogrado e su Instagram, sì, nei commenti, dei post che ho pubblicato, e insomma cerchiamo di rispondere un po' a tutti. Allora, ho guardato un po' le vostre domande, rispondere proprio a tutti, non so se riusciremo questa volta perché altrimenti diventa un video lungo, invece devo andare a registrare l'oroscopo mensile per gli abbonati, perché come avevo già anticipato nel video precedente della luna piena, è una cosa che voglio fare per ringraziare gli abbonati che mi hanno accompagnata e sostenuta tutta l'estate nel momento della pausa estiva, e quindi veniamo subito alle risposte di Mercurio retrogrado. Allora, mi dice Raniero, il problema è che a settembre, Raniero che saluto, il problema è che a settembre abbiamo un mese di inizi, quindi come gestire le varie proposte di lavoro che richiedono risposte a stretto giro? Allora, questa è con Mercurio retrogrado, ovviamente. Questa è una domanda che ho ricevuto 4-5 giorni fa. E come abbiamo già detto, amico mio, sì, con Mercurio retrogrado opposto a Saturno retrogrado ovviamente si ripropongono delle dinamiche vecchie, no? In questo caso del rapporto lavorativo e contrattuale. Come se ne esce? Allora, visto che c'è il trigono di Giove e Urano, si spera, si auspica che questa volta la consapevolezza di non ripetere o comunque di intuire prima qual è l'ambito lavorativo dove forse mi ritratteranno come mi hanno trattato, cioè, quindi vedi se il tuo ingegno, il tuo spirito critico hanno fatto uno switch rispetto a maggio, magari no, rispetto a quando c'è stato l'ultima retrogradazione di Mercurio, comunque rispetto al passato. Valuta se hai fiuto, cioè se stai facendo, se nel percorso di consapevolezza c'è stato un miglioramento, quindi aiutati col fatto che adesso ci dovrebbe essere una consapevolezza diversa.
Ovviamente quello che puoi fare, visto che si tratta di un Mercurio in Vergine opposto a Saturno in Pesci, che forse vorrebbe riproporre situazioni poco chiare, magari opache, non trasparenti e magari portare caos, quello che puoi fare è che si metta nero su bianco, no? Controllare, accertarti, quindi controllare i contratti, le condizioni, cercare di conoscere, vedere, grazie a Giove in Toro, concretamente ed effettivamente gli ambienti di lavoro, magari provare a sentire, provare a valutare. Quindi toccare con mano. Questo Giove in Toro ci aiuta tutti perché ci dà la possibilità in qualche modo, o tramite conoscenze, o perché ci siamo già stati, o perché insomma le vie del Signore sono infinite, ci arriva qualcuno che ce lo dice, leggiamo qualcosa o vediamo. Il segno del Toro e soprattutto Giove sono molto connessi alla vista, alla visione. Questo Giove, questo trigono di Giove, Urano in Toro ci danno la possibilità di gustare, no? Segno del Toro, di gustare, di assaporare prima qual è la situazione, quindi a decidere in base a quello se le situazioni sono, se il gusto è amaro, quindi cerchiamo di usare anche un po' no, il piacere di Giove in Toro, perché Giove in Toro è comunque un miglioramento, è un Giove venusiano che ci dovrebbe portare, ci dovrebbe spingere a star bene se noi glielo consentiamo. Se il sapore è amaro delle proposte che hai, non darti pena, perché un saper dire no in alcuni casi, quando ci si trova più volte magari in situazioni contrattuali precarie o comunque deludenti, un saper dire no non è la fine del mondo, ma anzi aiuta a fare quel salto quantico nei confronti di noi stessi, del nostro rispetto, del rispetto che abbiamo per noi stessi, e quindi a farci trovare di lì a pochi giorni, a poche settimane, qualcosa di molto meglio. Quindi anche in questi termini questo cielo ci potrebbe aiutare quantomeno a uscire da cose disfunzionali. Se non ti convincono, se non vi convincono le condizioni di qualsiasi contratto voi dobbiate firmare, abbiate la forza interiore di fare un passo indietro, di lasciare andare e di dire no, grazie, e poi prendetevi del tempo per gustare la soddisfazione e l'energia che vi arriverà di ritorno. Fatemi sapere nei commenti come va. Un bacio. Francesca invece mi scrive, Francesca è una bilancia ascendente Vergine, quindi ha Mercurio sull'ascendente e Saturno e Nettuno retrogradi in settima casa, quindi è chiaro che autorità, potere personale e l'io, quindi lei in prima persona, si stanno scontrando con il settore dell'amore e delle relazioni, perché insomma Saturno in settima e Nettuno in settima stanno lavorando in maniera intensa per far venire, per mettere ordine nelle magagne. Con un Nettuno in Pesci è probabile che Francesca abbia avuto un Nettuno in Pesci di transito in settima casa specifico, abbia avuto dal 2011 ad oggi delle situazioni un po' confuse, no? Oppure che si siano rincorsi, magari non sempre, dei partner, degli amori un po' ondivaghi, delle persone magari non sempre sincere, no? Oppure qualcuno che non c'era. Sapete, Nettuno è ci sono, non ci sono, è un prestigiatore. E Saturno dal 7 marzo sta entrando nel suo settimo settore e sta iniziando a mettere ordine in, come dire, in queste presenze, assenze, in questi prestigiatori, e sta tentando, gli astri inclinano ma l'uomo determina, sta tentando di raddrizzare le dinamiche relazionali. Quindi non soltanto gli altri, anche come sta cercando di svegliare anche noi, questo per tutti quelli che hanno l'ascendente Vergine e che quindi hanno Saturno che è entrato nella settima casa, le relazioni, ma anche il modo di relazionarsi e anche i partner che si scelgono, e
nel giro di 3 anni andrà drasticamente a mettere ordine a tutto il caos che è stato al polverone poco concreto che è stato sollevato da Nettuno. Ma veniamo a Francesca, che ci dice che vive il pieno dell'indecisione di un uomo, lei è al limite, non sa se lui le dice bugie, ha sempre impegni più importanti di lei, quindi la mette in secondo piano, e là siamo noi che non dobbiamo permettere a nessuno di metterci in secondo piano. Impegni di lavoro ovviamente vanno bene, ma se noi siamo eternamente messi in secondo piano, purtroppo siamo entrati in una dinamica vittima-carnefice e non ci serve l'astrologia per capire che quelle cose, in queste situazioni, ragazzi, non bisogna indugiare, perché poi ci si attacca, ci si affeziona, ci si innamora e è ancora più difficile staccare, no? Staccare la spina, perché la ragione dovrà lottare in continuazione contro il cuore e la pancia, perché noi abbiamo un cuore e abbiamo anche un campo emotivo che è quello che si aggancia, quindi mai indugiare in situazioni poco chiare, perché ci andiamo a creare proprio mattoncino su mattoncino la nostra infelicità. E ricordatevi che l'essere umano, soprattutto chi ha un ascendente vergine, chi ha pianeti in vergine, è un po' schiavo della routine, delle abitudini, e quindi anche quando prende un'abitudine, una frequentazione tossica, sbagliata, ogni giorno in più in cui sta in quella situazione contribuisce a mettere un mattoncino, no? a creare la propria gabbia di abitudine da cui sarà più difficile uscire. E quindi Francesca ci dice che inizia a barcollare, certo, con i transiti che c'è, cioè non serve l'astrologia per capire che la situazione è disfunzionale, ma l'astrologia, cioè i transiti planetari, fanno venire a galla in determinati periodi i casini, insomma i nodi, e Saturno è un maestro e quindi non viene a scaldare la sedia, quindi è normale che lei adesso non ce la faccia più. Ok, ha comunque un Saturno opposto all'ascendente, c'è una parte di lei che sente che queste situazioni non hanno più energia e non hanno più motivo di esistere. È innamorata, ovviamente, altrimenti non sarebbe rimasta in questa situazione. Qualche giorno fa, quando mi ha scritto, aveva comunicato che non ce la faceva più a continuare, però ragazza, questo è un buon Mercurio retrogrado invece per cominciare a dire quello che non ti sta bene e a iniziare a fare i tuoi passi indietro. Credo che ci siano tutti i presupposti in questo caso, chi è pronto avrà la forza di farlo per troncare, perché dire a persone tossiche che non ce la fate più a sopportare la loro tossicità le farà o allontanare per rincarare la dose, o magari comportare bene per 7-10 giorni se vi va bene e poi riscivolano nella loro routine, come si riprende la vita di sempre. Perché noi non ne possiamo più, ma a loro essere tossici e nutrirsi dell'energia degli altri va benissimo, e quindi il disagio è il tuo, devi avere cura di te. Lei si sente presa in giro e non rispettata. Non è che ti senti presa in giro, se è vero quello che dici, sei messa in secondo piano, e ovviamente le giustificazioni che dà possono essere dei contentini che ti fanno sentire presa in giro, perché spesso la persona, no, il manipolatore, per giustificarsi a volte trova delle scuse, delle giustificazioni per cui insulta l'intelligenza degli altri, ok? Però c'è anche da dire che ci facciamo insultare, perché quando poi rimaniamo sono i fatti quello che contano. E quindi quando noi rimaniamo è come se dessimo adito di credere che a quella bugia, a quella fesseria, a quella stupidaggine abbiamo in qualche modo creduto. Quindi qui un ascendente vergine chiede razionalità e intelletto. Comunque sembra che tu abbia tratto le tue conclusioni. Non voglio darti un dispiacere,
Giove e Urano ti danno la possibilità di cambiare. Giove e Urano, opposti al Sole di lui che è uno Scorpione, lo potrebbero far rimanere veramente con un pugno di mosche, o comunque gli potrebbero insegnare che in questo anno, fino a maggio dell'anno prossimo, c'è una grossa perdita di potere per chi non rispetta le regole e anche gli altri, ok? Quindi l'energia dell'universo, anche Giove e Urano sono in trigono al tuo ascendente, l'energia, no, al tuo scusami, mi sono persa, al tuo ascendente, sì, tu sei una Sole in Bilancia. Giove e Urano sono favorevoli, anche Plutone in Capricorno, sono favorevoli al tuo ascendente, quindi ti danno anche la forza. Adesso c'è un Marte in Bilancia che ti vuole fino al 4 ottobre, se non erro, che ti vuole, al 12 ottobre, scusami, che ti vuole più cazzuta, per passatemi il termine, del solito, quindi dovresti cogliere la palla al balzo, prendere tutta questa energia che l'universo ti conferisce per mettere delle grandi distanze. Non è detto che con delle grandi distanze, ma le grandi distanze sono i fatti, quindi proprio il no contact, non farsi proprio vedere e sentire, mettere un muro. Non è detto che nel lungo periodo, ovviamente devi superare un tempo che sia credibile, non è detto che non sortiscano l'effetto, ok? Questo è il momento di prendersi la propria autorità. Mi scrivi, chissà come andrà a finire, come va a finire, come ti ho detto, che se non cambi tu in qualche modo la situazione non cambia, ok? Perché mi sembra che stia abbastanza di comodo. Lo Scorpione ha anche il trigono di Saturno, quindi ha l'opposizione di Giove e di Urano, quindi non si può, l'abbiamo già detto anche nel video di Giove in Toro, lo Scorpione non può fare il furbo come sempre, nel senso che questa volta se non segue le regole, un po' di pegno, no? Il dazio lo paga, però ha il trigono di Saturno, quindi comunque cade a gambe, comunque cade come i gatti, cade in piedi, a meno che proprio non abbia un tema natale, magari, che ne so, tutto spostato nel segno del Sagittario, per cui le quadrature di Saturno dai pesci in qualche modo lo intacchino maggiormente, ok? Poi ricordiamoci che il tema natale è un equilibrio e che ovviamente le previsioni segno per segno o per ascendente, a meno che uno non abbia uno stellium in quei segni zodiacali, sono indicative. Ok, questo è, altrimenti i consulenti e i professionisti non avrebbero motivo di esistere. Quindi quello che puoi fare sei tu, hai Marte a favore, hai Saturno in settima casa. Se ti faccio una previsione molto tranchant, se continui ad indugiare, io penso che queste situazioni non sia la prima volta che ti capitino, lo deduco dai pianeti retrogradi e anche dalla poca consapevolezza con cui mi scrivi, perché le persone a cui capita per la prima volta sono sempre un po' più, come dire, disincantate e ciniche, nel senso che chi non è avvezzo alle dinamiche vittima-carnefice un po' le riconosce che fanno acqua da tutte le parti, invece chi è abituato magari da bambino ad avere persone intorno un po' sfuggenti, in genere in queste situazioni ci capita con tutti e due i piedi e spera sempre che sia la volta buona. Quindi mi sembra di riconoscere determinate dinamiche, spero di sbagliarmi, ma perché? Perché se mi sbaglio vuol dire che se non sei avvezza a trovarti in queste situazioni ne esci molto prima. Sappi che per 3 anni con Saturno di transito nella settima casa, queste dinamiche di questi partner che ti trovi non ti daranno vita facile, nel senso che il signore del karma e il grande maestro ti stanno insegnando che chi non c'è di solito non vuole esserci, ok? Quindi ti stanno facendo crescere attraverso le delusioni. Se non cambi tu, i prossimi 3 anni saranno un po' impegnativi, invece se cambi, con Saturno in settima di solito si incontra la persona della propria vita e magari, se non sempre la persona della propria vita, qualcuno di molto positivo, ok? Quindi un grande bacio e un grandissimo in bocca al lupo.
Poi mi scrive una ragazza su Instagram, chiede ma le compravendite? Allora, tecnicamente ragazzi, la compravendita è una cosa grossa, no? Premesso che, come si dice sempre, se avete già preso la decisione di vendere o di comprare un immobile o un oggetto e avete questa decisione conclamata, no? Da tempo, tra l'altro la ragazza non mi dice neanche se lei è un ascendente vergine, non mi dà indicazioni, ormai ti rispondo in maniera generale. Se è una cosa ragionata da tempo si può procedere, ok? Quando c'è non se ne può fare a meno, poi se uno può scegliere posticipa o anticipa, in questo caso posticipa, però spesso è il notaio che decide e siccome le parti sono due, mettersi d'accordo può essere, no? Può essere un po' complicato perché c'è chi c'è proprio soltanto uno dei due, c'è soltanto nel momento in cui Mercurio è retrogrado e capita. Quindi se siete proprio sicuri di quello che state facendo, occhio, siate concreti e siate attenti ai vizi di forma, no? Che non ci sia nessuna svista. Quindi accertatevi. Come abbiamo detto, questo è un Mercurio un po' più soddisfacente degli altri, quindi chi magari non ha delle esperienze negative in termini di compravendita, quindi non vede riproporsi e ripetersi delle tematiche disfunzionali in questo senso, probabilmente fatti i dovuti accertamenti, no? Fatte le dovute accortezze, può andare più tranquillo di altri. Chi invece magari viene da un passato anche familiare o una storia personale in cui ha già preso delle sole, che è una cosa che capita, probabilmente in questa situazione può ritrovare no, delle similitudini con le esperienze precedenti e vedere, autovalutarsi e valutare se si sta comportando diversamente, ok? Siate comunque sempre con gli occhi ben aperti, siate cauti, andate a vedere, cioè cercate di verificare come un Giove in Toro concreto vuole che ci siano i fatti, quindi magari cercate di prendere tutte le informazioni prima e quello che vi viene detto andatelo poi a verificare e non ultimo ovviamente firmate, se non potete farlo dopo il 16 settembre, solo se ne siete veramente convinti. Quindi in bocca al lupo e buona compravendita. Una ragazza invece mi dice che ha preso la macchina, lei è una vergine ascendente pesci, quindi è particolarmente interessata da questi transiti, da queste opposizioni, ha preso la macchina già in agosto, la deve assicurare, mi chiede se consiglia dopo il 16. Allora immagino che tu debba andare in giro con un Saturno retrogrado in prima casa, perché hai l'ascendente pesci. Io ti consiglio di assicurare invece nel tuo caso la macchina subito e di fare un'assicurazione, di fare una copertura importante. Questa ovviamente non è una previsione nefasta, ok? Ma proprio perché quando si ha Saturno in pesci all'ascendente è il personaggio pescino che ha già Nettuno che lo rende un po' evanescente, porta alle distrazioni, quindi ma non distrazioni per cui devi andare a sbattere, distrazione per cui si fanno magari delle assicurazioni che coprono poco, invece con Saturno all'ascendente bisogna essere ligi, cioè Saturno è la regola, è mettersi proprio in regola su tutto. L'ascendente pesci, io l'ho visto più volte, per certi, non dico che sia il tuo caso, però sapete con Nettuno di transito all'ascendente tende un po' a fare le regole, un po' a farsele come gli pare. E invece con Saturno bisogna essere ligissimi, quindi in questo caso è probabile, tra l'altro mi hai scritto lunedì, quindi credo che tu nel frattempo abbia già proceduto, a meno che tu non possa andare, allora se puoi andare a piedi e ti vuoi proprio levare lo sfizio, aspetta il 16. Ma dati i tuoi transiti,
forse in questo caso c'è più la necessità, no, di fare un'assicurazione. Se prendi la macchina, se usi la macchina, non prendela senza assicurazione e invece falla e copri tutto, ok? Perché? Perché quando c'è Saturno all'ascendente abbiamo le sviste, quindi no, quello non lo faccio, quello lo faccio dopo, e invece poi magari quella è proprio la cosa che ci serviva, ok? Quindi nei prossimi 3 anni chi ha Saturno all'ascendente, grande responsabilità, altrimenti potrebbero emergere tutte le distrazioni, le dimenticanze che il lungo transito di Nettuno in Pesci dal 2011 ha portato, ok? E che continua, sì, assolutamente. Mettetevi, siate molto prudenti, siate, no, cercate di tutelarvi dalle vostre dimenticanze e siate rispettosi delle regole, sempre e comunque, insomma. Mal che vada, un'assicurazione di 6 o di 12 mesi con un Mercurio retrogrado opposto a Saturno, mal che vada, fatta comunque con tutti i crismi, mal che vada, quello che può accadere è che in corso d'opera tu decida di cambiare assicuratore. Tutto qui, no? Avete presente quando dici no, vabbè, ho trovato qualcosa di meglio, no, un amico è diventato assicuratore, ora vado lì. Questo potrebbe accadere, insomma. Tutelatevi sempre e comunque, rendetevi conto che lo state chiedendo ad una Toro che dell'orticello, insomma, cerca di fare, come dire, la parola d'ordine. Quindi auguri per la macchina e un grande bacio. Una ragazza mi scrive nei commenti, no, mi ha scritto un messaggio su Instagram chiedendomi se le relazioni che nascono con Mercurio retrogrado sono affidabili. Allora, come abbiamo detto, è molto probabile che con Mercurio retrogrado ritornino delle dinamiche, no? Possibilmente disfunzionali, probabilmente disfunzionali, si ripropongano quindi delle dinamiche, e quindi che voi stiate, insomma, chi inizia una relazione di questi tempi non faccia altro che rincontrare qualcuno che tenda a instaurare dei rapporti simili agli ex, no? O comunque a qualcosa di già vissuto. E come abbiamo detto, diciamo, nella spiegazione di questo del transito di Mercurio, del transito attuale di Mercurio retrogrado, con il trigono di Giove e di Urano, chi è pronto riesce ad affrancarsene. Quindi occhi ben aperti, centratura, ascoltate come vi sentite, vedete che dinamiche si instaurano, perché questa può essere la volta buona se siete pronte a farlo, a dire no grazie, a lasciare andare subito, a vedere subito l'incipit di una relazione, no, disfunzionale, magari con Mercurio retrogrado opposta a Saturno in Pesci. Quello che tendete retrogrado, quello che tendete a fare o è a instaurare delle relazioni in cui uno dei due o è impegnato o comunque non è presente, è sfuggente, o ha delle dipendenze. Non ci dimentichiamo mai che nell'asse Vergine Pesci c'è anche questa cosa, soprattutto per il lato nettuniano, ok? Quindi qualcuno che abbia le dipendenze, che quindi non sia lucido e quindi con cui condurre una vita non sia estremamente facile. Data l'opposizione di Saturno a Mercurio, con questo Mercurio retrogrado ci si può liberare finalmente, sempre chi è pronto ve ne accorgete, tra l'altro, no? Se non ne potete più e riuscite a dire no, eravate pronti. Se ci ricadete con i piedi per l'ennesima volta, non siete ancora pronti e stiamo tutti sprecando l'ennesima occasione che la vita, l'universo ci portano per dire no, questa volta scelgo me, no grazie. Dicevo, una delle altre dinamiche che si possono riproporre è quella legata al rapporto che voi avete avuto disfunzionale con i vostri genitori. Tutti abbiamo il rapporto disfunzionale con i genitori, oppure la tendenza a replicare nella vostra vita di coppia cosa che facciamo tutti, le dinamiche relazionali dei vostri genitori, quindi di quello a cui avete, del modello di matrimonio, del modello di convivenza, del modello di coppia che avete avuto
che tendiamo a replicare inconsapevolmente. Per quello ci vogliono i risvegli della coscienza, i lavori interiori, per quello ci vuole un coach dall'esterno che ci faccia vedere che siamo noi la nostra peggior, i nostri peggiori nemici, perché mettiamo proprio in atto usiamo la vita come un teatro e replichiamo gli errori delle persone che ci hanno educato, comunque le cose a cui abbiamo assistito, l'ambiente, anche quello che abbiamo respirato nell'ambiente. E per migliorare la nostra realtà bisogna essere consapevoli che siamo figli delle realtà, no, sociali nelle quali siamo cresciute, delle famiglie, dei contesti familiari, con il karma familiare nei quali siamo cresciuti. Quindi sono affidabili queste relazioni? Dipende dal vostro, non c'è una regola generale, in quanto abbiamo detto che questo Mercurio è molto simpatico. Non è detto, perché ci sono Giove e Urano a favore in trigono, non è detto che arrivino solo personaggi che instaurano situazioni disfunzionali passate. È detto invece, grazie al trigono di Giove, che questa volta voi abbiate la maturità per gestire l'incontro diversamente e magari riuscire a trasformare una persona, perché molto dipende dal nostro campo personale, come si comportano gli altri, riuscire a trasformare una dinamica negativa, sempre con la persona che state incontrando, no? Con questo Mercurio, in qualcosa di più costruttivo. Ok? Quindi valutate voi quello che vedete. Altre due previsioni riguardo agli amori, alle frequentazioni che nascono adesso: alcune potrebbero avere breve durata, Mercurio opposto a Saturno, quindi bisogna vivere un po' alla giornata. Potrebbero, non è una sentenza di morte, potrebbero, quindi dovete valutarlo voi, è una delle, come dire, delle verità possibili, è una delle realtà possibili. E altre cose che nascono adesso possono avere la funzione finalmente di darvi il gancio per dimenticare il passato. Quindi questo è un panorama celeste, planetario, molto articolato, molto interessante, che offre varie chiavi di lettura e che ci fa vedere a che punto siamo rispetto ai nostri gap. Ok, se abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a un po' di tempo fa. Fatemi sapere nei commenti come evolvono queste cose. E un bacio. Allora, mi scrive Chiara, scusami, ma lo leggo adesso. Comunque per te vale più o meno la stessa risposta che ho dato al primo messaggio, a quello di Raniero. Mi scrive Chiara e mi ha scritto lunedì e mi aveva detto che lei è una Gemelli. E non dico l'ascendente per la privacy, cioè lo so, a volte mi faccio dei problemi perché di Gemelli, ascendente, qualsiasi cosa, però ho detto il nome, ragazzi, che ne so, a secondo il mio sentire, magari ci sono persone che vi riconoscono, insomma io ci tengo sempre a tutelarvi. Comunque lei mi dice che sta per cominciare un nuovo lavoro, innanzitutto auguroni, e lunedì stava aspettando la proposta di contratto che, se Mercurio retrogrado non ha fatto danni, dovrebbe essere nel frattempo arrivata, ma se Mercurio retrogrado ha fatto danni e non l'ha fatta ancora arrivare, come dire, no? Meglio così, visto che lei si chiede: devo aspettare il 15 settembre per firmare? Non so se sarà possibile. Allora, abbiamo detto che innanzitutto dai contratti si può sempre uscire, ok? A meno che non comportino, in questo momento non hai un Giove opposto, perché essendo una Gemelli non c'è un Giove in Sagittario e non ha neanche delle opposizioni al suo ascendente, quindi non ha degli strani transiti, ok? Quindi non dovrebbero esserci delle sviste madornali. Come abbiamo detto all'inizio, al video alla risposta di Raniero, mal che vada, si ripropongono delle dinamiche disfunzionali portate da Mercurio retrogrado, che però
questa volta grazie al trigono di Giove e di Urano hai il tempo e anche l'opportunità, la capacità, la consapevolezza, se sei pronta, di vedere, di intercettare prima, no? Cioè di tastarle con mano. Ovvio che, data la natura taurina, quindi concreta, materiale, terrena, di Urano e Giove che ti offrono questa opportunità di miglioramento, bisogna, come dire, essere presenti di persona, nel senso bisogna sbattersi un attimo e andare a toccare la situazione con mano, quindi andare sul posto di lavoro, cercare di intercettare qualcosa, leggere recensioni, insomma informarsi, sbattersi un po', perché proprio questo cielo offre questa opportunità di impedirci, qualora ci fosse dietro l'angolo la solita dinamica disfunzionale col datore di lavoro trita e ritrita, di intercettarla prima e di dire no, grazie. Qualora perché chi non è pronto questa cosa non riesce a farla, chi non è pronto, noi lo sappiamo tutti, no? Quando ci succede qualcosa per cui abbiamo ansia, non siamo completamente lucidi nonostante i trigoni di Giove e di Urano, quindi a meno che non intercettiamo proprio l'angelo custode che si para davanti a noi, come angelo custode intendo la persona amica, il suggerimento, quell'ostacolo che si trasforma in fortuna, che ci impediscono di andare a firmare una cosa che poi non ci aveva fatto bene. Si sa che quando abbiamo l'ansia, cioè quando non siamo molto connessi a noi stessi, abbiamo paura di perdere le occasioni, come cosa che un lavoro può fare, a volte sbagliamo, mal che vada. Quello che si può fare utilizzando questo Giove in Toro e questo Urano in Toro, guarda le clausole, ok? Cosa perdi se ti affranchi, perché non so di che tipo di lavoro si tratti, se ci sono delle penali, delle cose, quanto tempo, se ti devi trasferire per questo lavoro, quindi magari fai un investimento di affitti di cose e poi invece non serviva. Insomma, ne ho viste di persone che si sono trasferite e poi sono rimaste lì perché le cose non erano andate bene, non erano come pensavano. Perché? Perché avevano accettato di impulso. Ecco, non bisogna essere impulsivi di questi tempi, assolutamente. L'impulsività in realtà è un flagello umano che ci fa fare un sacco di errori. Le persone impulsive o i momenti della vita in cui siamo stati impulsivi, se voi ci fate caso, non sono quasi mai forieri, portatori di bene. Se ce la fai, quindi no, tutelati. Se non sai dire di no, tutelati, vedi cosa puoi fare se non ti trovi, insomma, no? Fatti il paracadute. E se nel frattempo, no, se questi suggerimenti dovessero esserti arrivati in tempo e quindi magari tu ti mettessi a constatare e nei prossimi giorni decidessi di non di non procedere alla firma, sappi che hai Marte trigono al Sole e in un'altra posizione favorevole per quanto riguarda i contratti, quindi potrebbe arrivarti presto qualcosa di nuovo. Quindi insomma, in bocca al lupo e assolutamente buon lavoro, insomma, e tutelati in ogni modo, sempre. Un bacio. Mi scrive Isa, Linda, sui commenti, quindi questo è pubblico, possiamo leggere il suo nick liberamente. Ci tengo a dire che, ragazzi, Raniero l'ho nominato prima con molta tranquillità, anche se non è un nome comunissimo, perché mi fa sempre le domande me le pone nei commenti, quindi si può fare, insomma, perché sono pubblici, e lo risaluto. Oggi ti fischiano le orecchie. Allora, mi dice Isa se anche lei, mi chiede anche lei, me l'aveva già chiesto, se quando Mercurio è retrogrado è vero che esistono delle zone di penombra e post ombra, cioè se si inizia a sentire prima l'effetto strano della retrogradazione anche quando questa non è effettivamente già in atto, quindi un po' prima e un po' dopo. Sì, quest'anno io l'ho sentita molto più forte, insomma, ma ovviamente mi era già capitato di percepirla, ma magari prima la percepivo 1 o 2 giorni prima. Questa volta, non so come mai, l'ho avvertita una settimana prima, quindi insomma già intorno prima del 20 agosto. Quindi sì, questa cosa della postombra e della penombra esiste assolutamente.
Poi mi scrive una ragazza, ma Mercurio retrogrado rallenta le facoltà cognitive, sono Bilancia con Mercurio in Bilancia, ascendente Sagittario e mi sento molto fiacca sul lavoro, svogliata. Allora sì, soprattutto se magari la persona è stanca, la retrogradazione di Mercurio che ripeto, rende la mente ancora più cervellotica, insomma, impulsiva come una cavalletta, è chiaro che porta un ulteriore affaticamento e un ulteriore stress, ma soprattutto quando è opposto a Saturno, Mercurio retrogrado, ci potremmo ritrovare sulle spalle a causa della nostra magari disattenzione o cattiva gestione del tempo in precedenza, ci potremmo ritrovare con una mole di lavoro sulle spalle, no? Comunque degli arretrati di fatica o di impegni che fatichiamo, scusate la cacofonia, a portare avanti. In questo caso che si fa? L'opposizione di Saturno retrogrado a Mercurio ci vuole insegnare ad uscire da queste dinamiche e quindi ci dice di fare una cernita e di imparare a fare la scala delle priorità. Di solito, e mi ci metto anch'io, i Mercurio d'aria sono buoni come doti di intelletto, ma abbastanza dispersivi, mi ci metto anch'io, quindi si può uscire dalle dinamiche, no? Disfunzionali che si presentano anche proprio con il modo di gestire il pensiero, gli impegni, gli scritti, le comunicazioni e il tempo, facendo una scala di priorità, perché secondo me i Mercurio d'aria la scala di priorità non ce l'hanno, non sempre sono molto organizzati, perché fanno tutto e subito, pensano di fare tutto e subito, ma l'intelletto spesso è poi viene, come dire, inficiato dalle energie personali e anche dall'ambiente esterno. Quindi gestire meglio potrebbe essere proprio una gestione del lavoro sbagliata. Tra l'altro, secondo me, se vi state ritrovando molto in molti in questa stanchezza cronica, cioè in questo non riuscire a fare tutto quello che vorreste, ovviamente non è soltanto una cosa portata da Mercurio opposto a Saturno, anche se questa è proprio lampante come dinamica. Mercurio in Vergine che vuole fare tutto bene, preciso, opposto a Saturno in Pesci. Sì, ho capito, con quale mole scegli fai una selezione, perché mi sembra che sia troppo, no? Saturno in Pesci indica proprio il mare magnum da ordinare, il caos da ordinare. Oltre a questo, Giove in Toro dal 16 maggio, mi permetto questa digressione, Giove in Toro, molto pratico, congiunto ad Urano, ha rivelato, ha portato a galla proprio in maniera concreta tutto un sacco di cose, oltre che non erano, come dire, che andavano fatte, che non sono state fatte, e insomma fatemelo sapere nei commenti quanti di voi si sono ritrovati, no, a dover fare un sacco di cose proprio pratiche. Parlo di lavori in casa, l'infiltrazione, insomma mi ci metto anch'io, che mi sono dovuta prendere una pausa estiva e ovviamente non ho finito, perché poi non dipende soltanto dalla buona volontà, ma dipende anche da chi ti deve fare i lavori. Tante cose che magari erano state tralasciate, questo Mercurio, questo Giove in Toro congiunto ad Urano le ha portate sulle spalle tutte in una volta, e quindi poi a un certo punto insomma si arranca, no? Perché l'energia è quella che è, quindi sì, il transito è normale, ma perché è normale? Perché noi non dobbiamo essere vittima dei pianeti, e come vedete siamo tutti umani, e anche agli astrologi sfuggono certe cose, sfuggono tante cose, e quindi come si fa? Bisogna essere realisti, cioè bisogna essere pratici e fare la scala delle priorità, perché è meglio che gestiamo le cose non ci dobbiamo mai dimenticare del mondo materiale. La priorità è, ragazzi, voi non ci crederete, detto da una che fa astrologia spirituale, la priorità, ma questo lo sapevo già, me l'avevano insegnato nei corsi, non l'avevo applicato, la priorità è il mondo della materia.
Quindi prima sistemare il pratico. Un buon sviluppo evolutivo della persona è proprio sapere quali sono le priorità e sapersi gestire nell'ambito pratico, ok? Perché? Perché siamo anime che sono scese per incarnarsi nel mondo della materia, quindi il mondo della materia ha priorità, ci sono proprio delle propedeuticità. Prima dobbiamo imparare a gestire gli impegni, i doveri, le responsabilità, il mondo materiale, il rapporto col denaro, le sicurezze che riusciamo a darci, e poi si passa al mentale e allo spirituale, insomma, no? È proprio una piramide, è una piramide. E la materia è la base di questa piramide, quindi ogni Mercurio retrogrado è un'occasione per imparare a gestirci meglio, a gestirci un po' meglio e un po' di più. Detto questo, quindi oltre al fatto che dobbiamo farci delle priorità, saper scartare quello che non possiamo fare e saper essere connessi con le nostre forze, perché diciamo sempre sì, faccio tutto e poi è chiaro che non arriviamo perché non siamo macchine. Volevo dire alla ragazza che mi ha scritto che lei è un Mercurio retrogrado, lei è una bilancia con Mercurio in bilancia, e quando mi ha scritto c'era anche la luna in Ariete per 3 giorni circa opposta. Quindi ha avuto, innanzitutto era un momento di pessimismo e di stanchezza, e soprattutto c'era un'energia, no? Contraria alla sua, e probabilmente ha avuto anche delle cose esterne che l'hanno distratta e che l'hanno fatta disperdere e quindi non concentrarsi quanto avrebbe dovuto. Spero che vada già meglio con la luna che adesso è passata in Toro. Un bacio. Quello che mi avete scritto in diversi, e quindi faccio una risposta cumulativa e con questa concludiamo, sperando di aver toccato gli argomenti in maniera approfondita. Ho cercato di rispondere in maniera più approfondita a tutti, così ciascuno può trovare la propria risposta, comunque il proprio suggerimento. Se questo è un buon momento per guardarsi dentro, per iniziare psicoterapia, per uscire da dinamiche disfunzionali, assolutamente sì, è proprio la natura di questo transito, e con il trigono di Giove e Urano c'è anche l'opportunità, la possibilità per farlo, quindi è anche un buon momento forse magari per lasciare vecchi percorsi terapeutici o spirituali che non hanno dato soddisfazione e cambiare, migliorare, Giove trigono, Urano trigono, o per iniziare per la prima volta ex novo a regalarsi qualcosa. Investite sempre su di voi, siete la cosa più preziosa, e quando tutti girano le spalle, se voi siete risolti e avete imparato piano piano nel tempo a contare principalmente su voi stessi, vi reggete sulle vostre gambe. Quando non siamo risolti ci appoggiamo molto agli altri, perché è di famiglia, perché lo amo, perché è la mia amica d'infanzia, ma quando la gente si sposta noi cadiamo. Quindi dobbiamo sempre reggerci sulle nostre gambe, e ragazzi, all'inizio non è un percorso che si può fare da soli. Molti mi scrivono: sto lavorando su di me da 6 anni, le cose non cambiano, perché non stai lavorando su di te. Da soli non possiamo farlo, perché se sto male vado dal medico, se mi devo tagliare i capelli e fare il colore vado dal medico, no, vado dal parrucchiere, che Dio mi perdoni, se devo fare qualcosa vado in banca dal commercialista. Non ci si può improvvisare, perché non abbiamo studiato, ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro. Tra l'altro chi fa il lavoro non sempre lo fa bene, quindi già è difficile trovare qualcuno che ci soddisfi al 100% in ciascun ambito, in ogni ambito. Figuriamoci se ce lo facciamo da soli. È vero che c'è chi è bravo a risolversi, ma il lavoro della crescita personale si può autofare quando abbiamo sviluppato, abbiamo guadagnato un certo livello di risveglio. Esistono 5 o 6 livelli di stato di coscienza, di risveglio della coscienza. Uno è proprio il sonno, il coma profondo, e ci siamo passati tutti. Non vediamo quello che facciamo, diamo molto la colpa agli altri, e se non c'è qualcuno che ci faccia vedere per un tempo sufficiente quello che facciamo e le responsabilità che diamo agli altri, quando invece siamo noi che abbiamo fatto quelle cose, perché la dualità fa fare questo e il sonno della coscienza fa fare questo,
non ne usciamo e quindi continuiamo a dirci che ci stiamo lavorando da 10 anni. In realtà è proprio chi fa questo purtroppo conferma il sonno della coscienza, perché non vede semplicemente che nonostante ritenga di avere le facoltà per salvarsi, non vede che sta sempre inguaiato. Ok? Quindi quando uno dice sono 10 anni, 20 anni che lavoro da solo su me stesso e non vede che le cose non tanto cambiano, sta nello stato primordiale della coscienza. Ora mi tirerete le freccette, ma io come dire, vi scanso, perché ambasciatore non porta pena, ma se vuoi bene a qualcuno gli devi dire la verità e io vi voglio bene, altrimenti non sarei tornata perché ho c'è un sacco di cose da sistemare, tanta insomma, no? Mi farei volentieri delle dormite, perdonate questa confessione da così. Poi, cosa volevo dirvi? Quindi è un ottimo momento, non vi ingannate lavorando da soli, se lavorate con un terapeuta, con uno psicologo da molto tempo e le cose, le dinamiche sono sempre le stesse, avete fatto quel passo per capire che vi serviva aiuto, ma probabilmente state spendendo i vostri soldi perché non vi rendete conto che, guardate ragazzi, dopo 6 mesi, un anno, le cose devono essere cambiate. Non voglio essere precipitosa e dire dopo 3 mesi, ma dopo 6 mesi, un anno, molte cose devono essere proprio cambiate. Vi stancate proprio di ritrovarvi sempre nelle stesse dinamiche, tra l'altro ve ne accorgete perché non frequentate più le stesse persone, non riuscite neanche ad andarci, non riuscite proprio a instaurare quel vecchio modo di relazione, no? Quelle vecchie dinamiche, proprio quando cambiano le frequenze, quando cambiamo nel bene e nel male, cambiano anche le frequentazioni che abbiamo intorno, no? Quindi se la gente, ma non ti fai più sentire, ma che fine hai fatto? Niente, semplicemente non avete più voglia, non sentite più il bisogno. Quindi, se da troppo tempo vi raccontate che state lavorando su di voi e state lavorando con quel terapeuta, guardate la vostra realtà, dalla realtà che ci circonda, dalla realtà concreta, dal livello, dalla qualità della nostra vita possiamo vedere il nostro cammino interiore, perché così dentro, così fuori, ok? E se è tutto un casino in quel momento ci siamo persi, se tutto va bene probabilmente non siamo messi male come pensiamo di stare. Quindi con queste note andiamo a riflettere su Mercurio retrogrado, vi aspetto nei commenti, opposto a Saturno, e sul finire del transito opposto a Nettuno, quindi ci saranno dei risvegli, perché Mercurio in Vergine, quando l'ha incontrato all'inizio, quindi fine agosto, qualcuno si è accorto, ha avuto così, si è risvegliato da un sonno, ha detto oddio, ma veramente, no? Qualcuno si è già accorto. Quando Mercurio tornerà diretto e si ritroverà di nuovo opposto a Nettuno, avrà ulteriori risvegli della coscienza. Se mi chiedete, torni con l'oroscopo della settimana, non si fanno promesse con Mercurio retrogrado. Aspettiamo il 16 e vediamo che cosa mi sento di fare e riesco a fare. Adesso vado a girare il video per gli abbonati, vi mando un grandissimo bacio, grazie per essere stati con me, grazie per il grande affetto, grazie di cuore, grazie infinite per il grande affetto che mi avete dimostrato, perché veramente pensavo di non trovarci più nessuno. Grazie veramente infinite a ognuno, a ciascuno di voi. Vi mando un mega bacio e vi aspetto nei commenti, insomma, vedo se è possibile di rispondervi. Buona serata a tutti.